tutti e benvenuti su Chibi Sakura, canale di intrattenimento che tratterà di recensioni, consigli e opinioni su anime, manga, serie tv, libri, film, videogames e molto altro. In questo primo video parleremo di Otome Games e stileremo una classifica dei più interessanti da giocare. Se siete quindi alla ricerca di un nuovo titolo Otome o se siete semplicemente curiosi di sapere cosa stiamo parlando, non vi resta che seguire il nostro video. Oggi inizieremo parlando degli Otome Games. Faremo una top 5 degli Otome Game presenti sul mercato più interessanti. Per chi non lo sapesse, un Otome Game o Otome Gemo è un videogame pensato per un target femminile. Generalmente uno degli scopi da raggiungere è appunto quello là di costruire una relazione sentimentale tra il personaggio che interpretiamo, quasi sempre appunto una ragazza, e uno dei vari personaggi maschili proposti dal gioco. Il gioco infatti, dopo un inizio in comune con tutti i personaggi, permette di scegliere e di sviluppare la nostra storia d'amore con sfaccettature, dialoghi ed ending diverso per ogni personaggio scelto. Queste scelte o strade vengono appunto chiamate routes e ad un certo punto del gioco, dopo averci presentato le varie tipologie di ragazzo, ci verrà chiesto di sceglierne uno e quindi iniziare la nostra route. Questo tipo di gioco è anche definito reverse harem, proprio perché c'è soltanto una ragazza attorniata da tanti pretendenti. Premetto che questa classifica si basa sulla mia esperienza, sulle mie opinioni e sul mio gusto personale, che quindi i giochi presentati sono tutti stati provati personalmente in questi mesi e la classifica è stata stilata per darvi appunto un consiglio. Tutti i giochi presentati sono free to play, quindi sono gratis. Ahimè però, per alcuni di voi sono in lingua inglese. Presentano due diverse tipologie. Quelli là della Voltage Inc., in cui bisogna completare le varie quest di vari giochini presenti all'interno del gioco per poter completare la storia per intero. E quelli dell'Arithmetic, in cui basterà semplicemente aspettare che si ricarichino i tickets, ogni 24 ore circa mi pare, per proseguire. Ci sono tante altre tipologie di giochi e di produttori, però queste sono le storie che ho trovato più intriganti da proporvi. Quindi non mi resta che lasciarvi alla classifica e buona visione! Al quinto posto troviamo My Forged Wedding Party della Voltage Inc., disponibile su Android e su iOS. Questo gioco, dopo che il tuo lui rompe il fidanzamento a poche ore dall'incontro con i tuoi, per le presentazioni e i preparativi per il matrimonio, voi vi ritrovate praticamente in questa situazione molto scottante in cui dovreste in teoria spiegare ai vostri genitori di essere state mollate ad un passo dall'altare. E quindi quale sarà la cosa più logica da fare? Ma ovviamente fidanzarsi per finta con un figo a caso trovato in un bar e sposarlo alla cieca. Ovvio, no? Al quarto posto troviamo Contract Marriage dell'Arithmetic, disponibile in versione normale su Android e su iOS, mentre è disponibile in versione Plus solo su iOS. In questo caso tuo padre, che ti ama alla follia, tesoro, finisce sul lastrico e l'unico modo per poter saldare i suoi debiti è quello, indovina un po', di sposare uno di questi fantastici e straricchi ragazzi che si impegnerà a pagare il tuo debito in cambio del tuo sì all'altare. Al quarto posto abbiamo Sleepless Cinderella della Voltage, disponibile sia su Android che su iOS. In questo caso ti sei appena trasferita in una nuova città e vieni assunta da una celebre rivista patinata. Il tuo compito sarà quello di intervistare le varie celeb che ti si presenteranno davanti e chissà, forse iniziare una storia d'amore con uno di loro, chissà. Al secondo posto troviamo Oriental Bride of the Emperor dell'Arithmetic, disponibile anche stavolta su Android e su iOS. Mentre stiamo mettendo in ordine dei libri nella biblioteca, ci ritroviamo catapultate letteralmente in un mondo sconosciuto. Facciamo così la conoscenza dell'imperatore e della sua corte. L'imperatore del Kai ci propone quindi un contratto. Se noi acconsentiamo a sposarlo, lui troverà il modo di farci tornare a casa. Furbo. Al primo posto troviamo LoL Legend of Sengoku dell'Arithmetic per Android e iOS ancora una volta. In quest'ultimo gioco siamo la copia di un potente signore e quindi andiamo in missione al suo posto a beccarci attentati e a condurre guerre. Ma caso vuole che ci imbattiamo anche in uomini bellissimi che però rischiano di far saltare la nostra copertura. Come finirà? Verremo scoperte uccise o... si vedrà. Vi propongo anche due bonus, diciamo così.
La serie Hiro no Kakera, disponibile per PSP, Nintendo DS, e da qui è tratto anche un anime. E poi la mia serie otome preferita, Akuoki, disponibile sia per PS2, per PSP che per Nintendo DS, è disponibile anche su tablet e cellulari, sia iOS che Android, e da cui sono state tratte ben 2 serie svariati OAV che consiglio caldamente di vedere, perché ne vale davvero la pena, soprattutto di giocare, perché è un videogioco ben strutturato davvero. Unica nota che devo segnalarvi è che ad esempio la versione per tablet smartphone è sui 40 euro circa, quindi come il prezzo di un videogioco di fascia media, anche se devo ammettere che ne vale davvero la pena. Piccola chicca, esistono anche delle versioni interamente shonenai per le Fujoshi, quindi se spulciate bene dovreste trovare anche la versione yaoi soft, ecco. Bene ragazzi, con questo è tutto. Se avete consigli, suggerimenti o altro lasciate un commento sotto il video e alla prossima!